grazie ancora per essere qui e viva Enzo Combini. Diciamo che il fatto che non c'è un critico d'arte era presente, era per lasciare il mio racconto libero, che ognuno poi pensi senza pregiudizi, abbia la propria idea, che giochi un po' lui a fare il critico d'arte, perché è una cosa molto bella anche quella. E ringrazio Roberto per avermi invitato, per aver avuto questa idea, ringrazio il Corpo dei Benandanti che ci ospita in questo spazio e ringrazio tanto anche voi che siete venuti, perché per me questo è un evento speciale, perché con questa mostra voglio un po' raccontare un po' tutto il mio percorso di artista, che è cominciato poco più di 10 anni fa facendo le mostre, ma in realtà già da tanti anni io scrivevo poesie e la poesia la ritenevo funzionale perché appunto permette al lettore un'apertura di significati, permette di leggere qualcosa che non ti obbliga a delle definizioni ben precise, a dei racconti ben precisi, e quindi ha una libertà che era quella di cui andavo in cerca. E infatti poi quando ho cominciato a presentare delle immagini avevano queste caratteristiche, cioè la caratteristica di non avere delle definizioni precise, i soggetti non erano vincolati da dei dettagli ben definiti, e addirittura, come le immagini che vedete qui, i soggetti sono sovrapposti o non si capisce bene dove finisce un soggetto e dove cominci quello dopo, proprio perché il mio interesse era proporre delle visioni, una realtà, un mondo che fosse libero, non si dovesse per forza dare delle definizioni, perché quando si dà una definizione significa creare appunto una definizione, quindi una fine, quindi un limite, ma quindi anche le mie immagini volevano rappresentare un mondo dove si sia liberi di stare senza giudizi, senza dover giudicarsi e ricercare per forza le definizioni, che poi era un mondo che non è geografico ma è uno stato personale che si può raggiungere personalmente, intimamente. E quindi le mie mostre sono delle finestre attraverso i miei quadri dalle quali affacciarsi per vedere questo mondo, questa realtà. E a un certo punto ho pensato a come fare per poter far sì che la persona che viene a vedere la mia mostra entri poi, varchi l'accesso a questo mondo, quindi non sia soltanto una finestra ma possa andare oltre ed entrare proprio all'interno dell'opera d'arte che presento. E ho pensato quindi che la soluzione poteva essere la performance, ovvero creare delle situazioni che suggerivano l'atmosfera dei miei quadri e la persona ci stava all'interno. Infatti per anni sono andato avanti a fare performance, perché un esperto di arte contemporanea, la performance è sempre un rappresentare immagini, però invece che dipingere o fotografare con l'azione, quindi l'artista o chi per lui si mette al centro di una messa in scena e fa delle azioni, compie qualche cosa. E quindi ad esempio il progetto che era avanti per anni, che si chiamava Criptoscopia, con delle persone, dei miei amici di Treviso, che sono poi quelli che mi hanno aiutato con il progetto successivo, quello del film, che è il film è l'ispirazione che poi ha dato l'idea di questa mostra. E come prima di tutto Michele Spagnolo e l'artista trevisano Sissi Biasin. Questo progetto, che come ho detto si chiamava Criptoscopia, proponevamo delle atmosfere assurde, un po' come i miei quadri, dove appunto c'erano sovrapposizioni di suoni, immagini, proiezioni, costumi e azioni, così che lo spettatore fosse disorientato quando vi assisteva. Nel tempo però ho notato che lo spettatore comunque rimaneva spettatore, nel senso che dopo la performance ritornava
ritornava al suo ambiente, nel senso che non viveva una trasformazione come capitava a me, che ero il centro della messa in scena. E io avrei voluto accompagnare le persone non solo a vedere quel mondo, ma anche entrarci dentro, quindi pensai a come fare, e ho pensato che allora lo spettatore avrebbe dovuto lui fare l'opera d'arte, cioè avrebbe dovuto avere le indicazioni per creare lui la performance. Ed è così che è nato uno dei motivi per cui è nata l'idea di fare un film, in cui gli attori avrebbero seguito appunto una sceneggiatura che li avrebbe portati, specialmente il protagonista, che era questo mio amico che conosco bene, che è praticamente presente in tutte le scene, e avrebbe vissuto delle situazioni dove appunto non poteva stare al sicuro nel suo ambiente solito, non poteva appoggiarsi alle definizioni solite che conosceva, quindi vivere situazioni imprevedibili e assurde. Erano talmente imprevedibili che appunto è stato accompagnato a un momento che non ha più voluto sottostare a questa sceneggiatura, perché effettivamente non era spontaneo quello che lui viveva, ma era sotto il controllo del regista, che ero io. E tant'è che appunto, ribellandosi giustamente, perché appunto era succube di questo mio controllo, il film è finito con noi che ci siamo azzuffati, e quindi anche si è evoluto in misura tale che ha tolto a me, al mio collaboratore con cui facevo insieme questo progetto, Michele Spagnol, il permesso di mostrare la sua immagine. Quindi avevamo questo film di cui non possiamo mostrare le immagini, per quello è il gioco di parole di questa mostra. Film muto è il film che è privo del sonoro, la mostra si chiama Film cieco, per questo film è privo del visivo. E quindi, come potete vedere, le immagini che sono qui esposte sono immagini del film, però sono lavorate in modo tale che l'immagine, il volto della persona, del protagonista, non è visibile, neanche del film alle mie spalle, che poi lo stesso proiettato qui davanti, viene riconosciuto e si riconosce la sua voce. Questa è stata una cosa veramente entusiasmante per me, a parte un po' lo scossone, perché mi ha mostrato un'evoluzione davvero imprevedibile, ma anche mi ha fatto capire che non era quella la strada giusta per poter far sperimentare la libertà che provavo nella creatività alle persone. Ma avevo capito che avrebbero dovuto le persone che vengono alle mie mostre creare da sé la propria opera d'arte, non sotto il mio controllo, quindi ognuno dovrebbe creare la propria opera d'arte. Quindi quello che avrei potuto fare io era semplicemente dare lo strumento utile per fare questa esperienza. E allora mi sono domandato: come faccio io a creare dei lavori? Di solito io mi immergo in un'atmosfera fatta di riflessioni, pensieri, intuizioni, visioni. Lì vi rimango senza giudicare e aspetto che sorga qualcosa spontaneamente, e così sorge qualcosa di nuovo. Quindi avrei dovuto proporre alle persone, secondo la mia esperienza, appunto questa atmosfera fatta di pensieri, riflessioni, intuizioni, visioni, e poi vivendoci la persona avrebbe sperimentato la nascita di qualcosa di nuovo, perché per me l'arte presenta sempre una trasformazione da qualche parte. E questo strumento è il libro che ho scritto, il Vangelo Pratico, che appunto sarebbe in realtà una performance, cioè può essere letto come un libro, può essere letto come un panorama dentro il quale può succedere qualcosa se si vive in maniera creativa. Ma questa è un'altra storia. Qui siamo appunto al momento in cui mi sono ritrovato con un film che non era possibile da mostrare, e mi ha dato delle nuove idee creative. Vi ringrazio per essere qui. Spero di avervi accompagnati un po' nel mio mondo, anche perché vivere quello che vi ho appena raccontato mi ha portato a stare per anni desiderando di non fare mostre,
perché volevo capire il modo migliore per relazionarmi anche con il pubblico e con i miei lavori. Concluderò leggendovi 5 minuti, perché ho già parlato abbastanza, di poesie che ho scritto durante la lavorazione del film. Dopodiché c'è un brindisi e sul tavolino lì ci sono delle fotografie che ho realizzato, sono degli omaggi per voi che siete venuti. Evitato e rifugi da me. Io ti ho sputato dalla mia bocca e tu ti sazio dissetato. Io ti evito la pelle e tu ti spegni dal desiderio della mia guerra. All'inizio del film mi sudiva gioire, gridavo i suoi pensieri, dicevo per la prima volta il mio compiacimento, mi accusavo, mi scusavo di essere in anticipo, di anticiparmi, di avere personalmente l'anticipo e di non essere mai in tempo all'appuntamento. Tu lo accusavi con forza, vi siete trascurati, perché vi siete abbandonati? Compassione degli anticipatori che, nascondendo la propria concentrazione, implorare di essere condannati. Io la bruttezza, tu hai subito iniziato ad odiarmi, io così immutevole come subito hai iniziato a odiarmi. Però prima ascolta. Io sarò fuori dove tu sarai dentro a perdermi sopra il piatto poco amabile che io ho apparecchiato. Ti scansavi da noi, vi scansavo mia grazia. Io sarò con te e tu non sarai con me. Ti lasciavano vicino a me senza nulla, che svanirebbero se fossero in me. Indifferente alle disgrazie ultraterrene, sollevato nell'opulenza dell'insoddisfazione, il noi sprofonda alquanto agitato come una vela calmata nella presenza della stasi. Ora, ma quando, mi trattengo da lui, mi chiudo una barricata in lui sulle sue 5 fonti, io respingo te, nebbia stanca, gelo, la nuca aperta del fiume impetuoso, tu lo chiudi e lo sistemi in mare aperto. Così chi odia spegne i 5 occhi del protagonista, li sfiata alle consonanti, quelle della cartilagine della bocca, le mucose ai denti e l'osso che distende, ed eccolo conservato dal mio ghiaccio, paziente dell'arrivo della guerra che la mia quintupla dolcezza gli interrompe. La mia bocca ci ha ignorati, tu ti rallegri, hai ricucito, la fenditura della pelle io vi ho malmenato con il mio orezzo. Sostiamo davanti alla mia voce come bestiame ritrovato. Io ti trattengo qui, tu ti chiudi alla sua maledizione. Io l'ho lasciato come marito, compatto, serrato, diritto, la tua pubblicità l'hai mantenuto nel tuo dentro, estendendovi il tuo dentro. E di quella interiorità a te stesso, con la mia ormai cancellata in lui, faccio il mio diavolo dei diavoli e gli confesso il mio mercato in te. Grazie.